I 10 errori più comuni in italiano. Questi errori vengono fatti da molte persone che imparano l'italiano come lingua straniera. Di solito i madrelingua italiani non fanno questi errori, ma non si può, ma che cazzo sta facendo? No. Ma mai dire mai. Se stai imparando la lingua italiana, mi raccomando, non fare questi 10 errori. A proposito, io sono Luca e ti do il benvenuto sul canale Italiano con Luca. Ma evitiamo di perdere tempo e vediamo subito il primo errore. Non dire ciao tutti. In questa frase c'è un errore. In italiano non si dice ciao tutti, si dice ciao a tutti. Questo è uno degli errori che vengono fatti più spesso da chi impara l'italiano come lingua straniera. Non dire piacciono. Prendiamo la frase. Queste lezioni di italiano per stranieri mi piacciono molto. In questa frase c'è un errore che riguarda il verbo piacere. La coniugazione di questo verbo, infatti, è irregolare. In italiano diciamo piace, singolare, e piacciono, plurale. Quindi piace, singolare, con una C, piace, piacciono, plurale, con due C, piacciono. Quindi al singolare devi dire questa lezione di italiano per stranieri mi piace molto, mentre al plurale devi dire queste lezioni di italiano per stranieri mi piacciono molto. Prendiamo la frase sempre faccio questo errore. In questa frase c'è un errore. L'errore riguarda l'avverbio sempre. In particolare l'errore riguarda la posizione di questo avverbio all'interno della frase. La forma corretta sarà faccio sempre questo errore. Ok, qua ho sbagliato l'intonazione, ok. Faccio sempre questo errore e al passato sarà ho sempre fatto questo errore. Non puoi dire sempre ho fatto questo errore. Quindi ecco, mi raccomando, fai attenzione alla posizione dell'avverbio sempre. Non dire per aiutarmi. Prendiamo la frase grazie per aiutarmi. In questa frase c'è un errore. Curiosamente in italiano puoi dire grazie per avermi aiutato, infinito passato, ma non puoi dire grazie per aiutarmi, infinito presente. Quindi se vuoi ringraziare qualcuno che ti ha aiutato in passato, puoi usare senza problemi l'infinito passato e dire grazie per avermi aiutato. Invece, se vuoi ringraziare una persona che ti sta aiutando anche ora, devi costruire la frase in un altro modo. Per esempio, potresti dire grazie per l'aiuto, oppure grazie dell'aiuto. Non dire siccome. O meglio, puoi dirlo, ma tieni presente che siccome è una parola colloquiale. È una forma tipica del parlato. Quando parli puoi usarla senza problemi. Per esempio, siccome pioveva, sono rimasto a casa. Se però stai scrivendo in modo formale, ti conviene usare altre parole. Per esempio, visto che pioveva, sono rimasto a casa. Quindi sì, puoi usare siccome, ma tieni presente che è una parola informale. Non dire quelli. Per esempio, prendiamo la frase quelli argomenti sono molto complessi.
In questa frase c'è un errore. L'errore riguarda la parola quelli. La forma corretta è: quegli argomenti sono molto complessi. Allo stesso modo in italiano si dice l'argomento singolare, gli argomenti plurale. Non si dice i argomenti. Quindi ecco, ricordati che in italiano si dice quegli argomenti. Non usare il congiuntivo in questo tipo di frasi. Per esempio, non dire non chiedere aiuto se non sia necessario. In questa frase non devi usare il congiuntivo, ma devi usare l'indicativo. Non chiedere aiuto se non è necessario. Un altro esempio di frase sbagliata potrebbe essere questo: non farlo se non sia utile. Anche in questo caso bisogna usare l'indicativo. Non farlo se non è utile. Un altro esempio ancora: non rispondere se non sia importante. Anche qui è sbagliato usare il congiuntivo. Bisogna dire non rispondere se non è importante. Non dire istruttivi. Una persona mi ha scritto: le tue lezioni sono interessanti e istruttivi. In questa frase c'è un errore. L'errore riguarda l'aggettivo istruttivi. Il fatto è che lezioni è un sostantivo femminile plurale, quindi devo dire istruttive con la E. Quindi la frase corretta è: le tue lezioni sono interessanti e istruttive. Non dire tutti che. Prendiamo la frase: parlerò con tutti che desiderano imparare l'italiano. In questa frase c'è un errore. In particolare manca una parola. Non puoi dire tutti che. Tra tutti e che devi aggiungere un sostantivo oppure un pronome. Per esempio, parlerò con tutti quelli che desiderano imparare l'italiano. Oppure, parlerò con tutti gli studenti che desiderano imparare l'italiano. Oppure, parlerò con tutti coloro che desiderano imparare l'italiano. Oppure, parlerò con tutte le persone che desiderano imparare l'italiano. Non dire dal. Per esempio, prendiamo la frase: questa parola proviene dal... Questa parola proviene dal spagnolo. In questa frase c'è un errore. L'errore riguarda la preposizione dal. In italiano si dice lo spagnolo, non il spagnolo. La frase corretta è: questa parola proviene dallo spagnolo. Con tutte le parole maschili che iniziano con S, P, si usa l'articolo lo e quindi di conseguenza si usa la preposizione articolata dallo. Per esempio, lo spirito dallo spirito, lo spettacolo dallo spettacolo, lo spazio dallo spazio, lo spavento dallo spavento e così via. Questo vale per tutte le parole maschili che iniziano con S, P. Ecco, questi sono soltanto gli errori più comuni in italiano. Se vuoi parlare bene l'italiano, ti invito a visitare la mia pagina Patreon. Sulla mia pagina trovi centinaia di video che ti aiuteranno a parlare fluentemente l'italiano. Trovi anche le trascrizioni dei video in formato PDF e altri contenuti extra. Pertanto ti invito ad entrare nel club esclusivo,
Che l'affluenza sia con te.